Non so se avete capito di quante forme stiamo parlando in questo posto. Il parmigiano reggiano non ha bisogno di presentazioni. Piace a tutti, lo abbiamo mangiato migliaia di volte nella vita. E sono certo che se dovessi aprire la maggior parte dei vostri frigoriferi, ne troverei dentro un pezzetto. Nel nostro frigo non può mai mancare. Di solito non ne teniamo così tanti, ma questi mi servivano per fare questa simpaticissima gag. E nel caso in cui non lo sapeste, si tratta di uno dei formaggi più venduti e più imitati al mondo. Il fatturato è di 3 miliardi di euro. Vengono prodotte 4 milioni di forme, di cui 2,3 vengono mangiate in Italia. In Italia ci sono 25 milioni di famiglie, una forma mediamente pesa 40 kg e quindi ogni famiglia in media si mangia 3,7 kg di parmigiano l'anno. Bella è la lezione di matematica di Franci. Adesso andiamo a farvi vedere com'è fatto, anche perché siete davvero sicuri di saperla proprio tutta sul parmigiano? E innanzitutto, vabbè, presentiamo il padrone di casa. Siamo con Paolo, Andrea e Laura. Tutti i giorni lavoriamo 3 tipologie di latte. Ok. Latte di vacca rossa, di vacca bruna e di frisona. La prima metà del latte arriva la sera con la munta della sera, che metteremo nelle vasche di affioramento per far sì che durante tutta la notte la parte grassa venga in superficie, in modo tale da mettere solo la parte magra la mattina successiva in caldaia, mentre la seconda parte del latte, quindi la seconda munta, quella della mattina, andrà direttamente in caldaia, quindi ottenendo metà latte magro e metà latte intero. Siamo nella zona dove succede tutto praticamente. Allora Paolo, se ci vuoi raccontare che cosa avviene in questa fase qua. Abbiamo metà latte della sera che è scremato, va dentro metà latte intero del mattino, poi viene scaldato fino a 27 gradi reamo, poi devi aggiungere il siero e il caglio. Poi dopo circa 12-15 minuti si forma la cagliata, che immaginatevi una grossa panna cotta, poi noi la spiniamo a mano. Noi facciamo completamente a mano perché secondo noi senti meglio la sensibilità della durezza della cagliata. Come si chiama quello strumento per... Spino. Spino perché i frati benedettini usavano il bianco spino per tagliare la cagliata, chiaramente erano dimensioni più piccole, che aveva gli spini. Bello. E poi dopo viene cotto fino a 44 gradi reamo, che sono 56 gradi. Dopodiché viene... Lasciato depositare come una nevicata per un'ora e 10 sotto il fondo. Il motivo per cui queste vasche hanno una forma conica è per permettere alla cagliata di scendere. Di formarsi dopo la forma sul fondo. E il parmigiano è un prodotto non pastorizzato, il latte, è latte crudo. La forma gemella viene tagliata in 2 parti ad occhio e poi dopo con maestria viene girata, il taglio messo sul fondo, viene messo in sgocciolatura e proprio per peso si forma una grossa palla che sarà la forma del parmigiano. E come fanno a mano a sapere esattamente dov'è la metà da dividere? È a occhio, lì si va. Infatti è un prodotto artigianale. Ci può essere qualche chilo di differenza tra una e l'altra? Se sono bravi anche un chiletto, se sono un po' stanchi magari 4-5 kg. La più grossa è la mia, la più piccola di mio fratello. Quindi. Qua abbiamo circa 1100 litri di latte, dai 1000 ai 1100. E per fare una forma ci vogliono circa 500 kg di latte. E di siero? Di siero noi aggiungiamo circa 30 litri. In pratica il siero è il lievito madre che serve per la prima fermentazione del parmigiano. Il parmigiano è senza lattosio perché dopo 48 ore per motivi fermentativi tutto il lattosio, quindi lo zucchero, viene digerito dai batteri. Questo strumento qua serve per evitare di fare il vortice? Sì, si chiama frangicagliata. In quel modo lì ha una cottura più corretta, in più anche una sedimentazione migliore. Per la cottura noi usiamo la mano, poi andiamo a sentire la giusta consistenza e asciugatura della cagliata e dosiamo il vapore che noi chiamiamo fuoco, perché richiama il vecchio modo di parlare fino a 70-80 anni fa. C'era un ragazzo che faceva fuoco sotto, faceva più o meno fuoco in base a quello che tu chiedevi e qui andiamo a dosare l'asciugatura. Quindi diciamo la parte manuale è ancora fondamentale. La parte artigianale è tutto. Il casaro, il suo lavoro è questo. Il momento più importante è questo momento. Devi avere la sensibilità giusta per capire quando il prodotto... Devi aver sbagliato tante forme per capisci dove è giusto.
Qual è la fase più cruciale di tutto il processo? Fare il parmigiano parte dal campo, è un insieme di cose che fanno un grande prodotto, bisogna seguire ogni fase con la massima attenzione. Chiaramente la cottura, la spinatura sono momenti delicate di attenzione, perché se io o Andrea sbagliamo un momento di apertura del vapore, di cottura, puoi determinare un prodotto diverso. Ok. La mano del casaro insomma incide bene sulla qualità. C'è da lavorare, io ero venuto solo a filmare, invece scopro che adesso mi tocca anche lavorare. Sei in forma? Sono in forma tonda. Hai fortuna di avere due braccia possenti. Uno qua e uno qua, ok? Te mi segui, Sì. Vabbè dai, è facile. Stai muovendo 10 quintali di massa, però Ragazzi, non sembra, ma è abbastanza faticoso. E diciamo che dopo che ti sei fatto 30 vasche così... Ma sei fortissimo! È un gioco da ragazzi! Paolo, considera che questa forma di parmigiano che viene fuori da questa vasca sarà la più buona di tutte. secondo me è la migliore. E guarda che è facile, guarda che è mica difficile, Vedi? Turno di Franci, che qua non è che lavoro solo io, Seguimi il momento plastico, Franci, ti avviso, sembra facile, ma nel momento in cui ti lascia da sola, Secondo me è più forte di te lei. questo è poco ma sicuro. Ragazzi, in questa sala gigante si fascetta il parmigiano. Adesso vi spieghiamo tutto. Partiamo dalle basi, ragazzi. Che cosa è il grana? Il grana è un formaggio a pasta dura e granulosa prodotto dalla caseificazione del latte bovino, prodotto principalmente nella pianura lombardo-emiliana, ma anche in Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige. Ma quante ne so? Non sto parlando del grana padano, sto parlando della famiglia del grana. All'interno di questa famiglia c'è il parmigiano reggiano, il grana padano, il trentin grana e altre piccole cose. Per questioni di tempo, oggi parliamo solo del parmigiano reggiano, che tra l'altro è anche il più buono. La butto lì senza mai e senza se. Io sono Laura Ok. Gennari, nipote terza generazione del caseificio. Quindi i nipoti hanno ancora voglia di fare il lavoro dei nonni. Sì, Ok. sì, così sì. Meno male. Per fortuna. Una volta che le forme vengono tirate su dalle caldaie, vengono portate qua, vengono messe in queste fasciere di plastica. Nella prima notte viene messa anche la fascia marchiante, viene scritto parmigiano reggiano. Sì. E qui sta una notte con un coperchio sopra di legno perché prenda la forma. Successivamente per 2 giorni verrà messa in questa fasciera di acciaio, verrà stretta dai nostri ragazzi e verrà girata. Dopo 2 giorni vengono portate nelle nostre saline dove il formaggio rimarrà immerso per 21 giorni. E 45 è la caldaia. Giusto. Infatti vedi che Ci spostiamo nelle saline. Siamo in uno stanzone gigante dove ci sono delle piscine. In queste piscine, alla mia destra e alla mia sinistra, che non finiscono più, ci sono delle forme di parmigiano sott'acqua che stanno, diciamo così, facendo la parte di salatura. Sono sotto salamoia, perché quest'acqua è satura di sale. Questa si riempie tutta di forme. e poi viene immersa nell'acqua salata. Qua ci stanno Qui 18 forme, nell'acqua salata ci sono all'incirca 20 gabbie. Vi rendete conto di quante ce ne stanno? Immaginatevi che c'è una gabbia dopo l'altra affondate dentro la piscina. 20 gabbie, 18 forme per gabbia, lascio a voi la matematica. Queste piscine sono piene zeppe di forme di parmigiano che stanno riposando in salamoia, diciamola così. Sì, anche io la prima volta che sono venuto ho pensato, vabbè, queste piscine sono basse, ci saranno 5 o 6 forme per fila. No, ce ne sono 18, ragazzi. Questo sistema viene applicato in un caseificio molto grande. Se andate a fare visita in un caseificio più piccolino troverete le forme che galleggiano e che vengono girate a mano tutti i giorni. E infatti in questo caso da Gennari producono anche un formaggio che non è parmigiano ma è un'altra cosa, sono forme come vedete più piccole, anche loro fanno il processo di salatura, ma come vi stava spiegando Franci, queste vengono girate a mano. Allora, siamo, possiamo dire, nel cavò. Nel cavò di Gennari. Paolo, raccontaci un po' che cosa succede qua dentro. Arriva il formaggio dopo i 20 giorni che era in salamoia e qui comincia il processo di, diciamo, stagionatura. Abbiamo 3 magazzini, abbiamo circa 70.000 forme in proprietà. Qua abbiamo un'umidità sempre dell'80-84%. D'estate arriviamo fino a 19-20 gradi. Invece d'inverno siamo sui 10-12 gradi perché facciamo sentire la stagione. Il formaggio naturalmente stagiona
cambia colore la crosta diventando da bianca ad ambrata. Infatti qua vedete del formaggio anche di 5-6 anni, noi arriviamo anche a 15 anni stagionatura. Questo è il numero della nostra matricola, ogni caseificio ha un proprio numero di riconoscimento, mentre questo è il mese e l'anno di produzione della forma. Qui, dopo un anno di vita della forma, appunto, quindi a ottobre 2024, verrà posto il timbro del Consorzio del Parmigiano Reggiano se la forma sarà ritenuta idonea a diventare parmigiano reggiano, appunto. Se non è ritenuta idonea, cosa succederà? Dipende dalla... A parte le bestemmie. Infatti, quindi speriamo che ce ne sia molto poco. Dipende dalla gravità del difetto. Quindi verrà, nel caso peggiore, declassata a formaggio da tavola e quindi non potrà più essere venduta come parmigiano reggiano. E le forme, io pensavo che ci fosse un ordine di stagionatura, invece sono volutamente mischiate, proprio perché le più giovani, ci raccontava Laura, vanno ad assorbire i profumi delle più stagionate, diciamo così. E ogni giorno quante forme entrano qui dentro? Ne entrano 100 e ne escono 100 in pratica. Ok. Dopo sono delle giornate che ne escono 200-300 in un giorno. Certo. Però il ciclo è quello lì. Allora tenete presente che la forma fresca viene girata dopo una settimana, perché deve essere chiaramente pulita e spazzolata perché si forma la muffa. E ci pensa quella macchina laggiù in fondo. I primi 2-3 voltature le facciamo noi a mano. Ok. O poi dopo abbiamo la macchina automatica. Ok. Invece quella vecchia può essere pulita anche una volta ogni 2 o 3 mesi. Chiaramente lo facciamo perché ci piace vederlo bel pulito. Certo. Però essendo meno umido si sporca meno facilmente. Ci piace tenere molta umidità dentro per dare l'effetto un po' grotta e per fare anche poca crosta. Infatti il nostro formaggio ha la caratteristica di avere proprio una crosta millimetrica. Tra l'altro mi hai citato la crosta del parmigiano è edibile. Chiaramente si può mangiare tutto. E A me piace più la polpa, però dopo ognuno... Io invece preferisco la crosta. ti allora dico siamo la verità. d'accordo. Quel macchinario che vedete là sullo sfondo, io pensavo ci fossero degli umani a gestirlo, invece è tutto automatizzato ed è la macchina che serve di fatto per pulire le forme. La macchina prende la forma, la spazzola e la appoggia girata dall'altro lato. E invece in mano che cos'hai? Questo è un martelletto più di 100 anni, forgiato a mano e serve per battere il formaggio. Perché si batte il formaggio? Il formaggio quando un anno viene presa in mano dagli ispettori, ogni forma viene battuta. Se è idonea viene marchiata a fuoco e chiaramente va in stagionatura. Sì. Se ha piccoli difetti, dopo ti farò vedere la forma, viene rigata, però si chiamerà sempre parmigiano e viene normalmente utilizzato come formaggio da pasto, da grattugia. Se ha grossi difetti viene cancellato e resta il nome come formaggio grana italiano. Si può comunque vendere, ma non è Chiaramente, parmigiano reggiano. non si può più appellare parmigiano. Ok. E noi con l'acustica sentiamo il rumore del formaggio, deve avere un rumore sordo. Non deve rimbombare. Non deve rimbombare. Ok. E quindi ragazzi vi facciamo anche vedere la battitura. Speriamo che sia buona. Ah, te la facciamo rifare finché non è buona. Il rumore è bello sordo. E quindi quando viene l'ispettore a battere fa esattamente lo stesso La lavoro. stessa cosa, Ok. chiaramente su un formaggio di un anno. E giustamente non potevamo andare via senza farci aprire una forma. Dobbiamo fare il quality check. Questo è un 24 mesi di vacca bruna. Prima di tutto incidiamo la crosta, sia sul piatto che sullo scalzo. Poi usiamo il coltello a goccia, che inizialmente incidiamo la crosta senza andare troppo in profondità. Dopo ci aiutiamo con le spade che sono più lunghe, riusciamo Ok. ad andare più in profondità. Questo ti serve per fare quei quarti. Esatto. Ok. Eccolo qua. Se vi va di assaggiare. E qui proprio, Franci, dal produttore al consumatore. Poi il cuore. Allora, vabbè, non vi ho detto, ma ve lo potete immaginare che qui dentro c'è un profumo pazzesco, clamoroso. Ragazzi, capite perché io non vado a vivere all'estero, non potrei mai? Cioè, l'umami italiano ce l'ho in mano in questo momento. Ma di cosa stiamo parlando? Mi spiegate che i cristalli bianchi che si vedono sopra? Esatto. Franci, tu che lo sai? Con la stagionatura del formaggio si formano dei cristalli di tirosina e lì mi si ferma la mia conoscenza, so solo che sono un indice di un'ottima evoluzione del formaggio. Detto giusto? Quasi perfetto, guarda. Sono amminoacidi delle proteine Ok. che vanno a cristallizzare e si formano dai 2 anni abbondanti. Di solito più la forma è stagionata e più se ne vedono. Mi servo da sola, ormai sono in confidenza. La stagionatura minima è 12 mesi. Adesso abbiamo aperto una forma da 24, ci sono forme anche da 48, 60, 100 mesi. 1000! No, 1000 no. Adesso ne apriamo una più stagionata.
Loro sollevano questa cosa come se niente fosse. Io vorrei farvi capire, visto che io sono una schiappa, e se lo faccio io capite meglio. Oh ragazzi, vi assicuro che pesa una cifra. E voilà. Beh, chiaramente il colore più acceso. Certo. I cristalli di cui parlavamo I prima tirosina sono molto più evidenti. sono più evidenti. Questo già al naso si sente che è diverso, Ma no, c'è una differenza sostanziale con quello di prima, Stare chiuso qua dentro tutto il giorno. La cosa bella è che se venite qui al caseificio, praticamente potete sbirciare tutto anche dai finestroni che hanno da fuori. Ecco, magari scegliete una giornata in cui non piova. Potevamo mangiarcelo a morsi e lo abbiamo fatto, ma... Dai che piove! Ma secondo me è una figata farvi vedere come utilizzarlo in cucina e vi faremo vedere una ricetta che sono sicura che non conoscete. Chiaramente ci serviva un posto pazzesco a Parma e chiaramente ce l'abbiamo. Osteria di Fornio. Dietro di noi Cristina. Siamo qua per farvi vedere come utilizzare al meglio il parmigiano reggiano. Ci facciamo raccontare le mezze maniche ripiene che sono stracerta che non sappiate di che cosa si tratta. Mezze maniche, ricetta storica della nostra osteria, dove il re dei nostri formaggi dà la sua massima espressione. Si fa una sfoglia con molte uova, un etto di farina, un uovo. Io metto tutto l'uovo, quindi albume e tuorlo, quindi è una sfoglia molto elastica. Si fa un ripieno. Ah, questo è solo ripieno? Questo è solo ripieno. Perché è così giallo? Esatto, perché è un ripieno fatto di parmigiano reggiano, un parmigiano di 24 mesi che viene mescolato a un parmigiano di 36 mesi. Quindi in questo caso la sapidità viene data bilanciando i due tipi di parmigiano. Vengono aggiunte uova fresche e viene aggiunto leggermente del pangrattato, ma pochissimo, proprio per tirar via l'umidità del formaggio. Si forma questa pagnotta che potrebbe sembrare una pagnotta di pasta all'uovo. Diciamo segreto come in tutte le famiglie, Che da oggi non sarà più segreto. è una bella grattata di noce moscata. Mi fai assaggiare un pezzettino di... Ecco, lo sapevo. Sì, perché scusa, lo vedi lì? È golosissimo e sa ovviamente un sacco di parmigiano. Ma qual è la ratio tra parmigiano, uova, pangrattato? Come tutte le ricette della tradizione non c'è mai stato un disciplinare. Io dico sempre di mescolare le due tipologie di parmigiano, 24 e 36 mesi. Di solito io consiglio di fare 200 e 200, una grattata di noce moscata, una manciata di pangrattato tanto per tirare via l'umidità al formaggio e poi si uniscono tante uova quanto servono per creare questo impasto e piano piano il ripieno si forma. Ah, perché difatti adesso è un po' umida Sì. e poi si asciuga nel momento in cui tu la fai riposare nel frigorifero. Ok. E viene fatta riposare e poi si formerà questo, diciamo, questo impasto. Io mi ricordo da bambina si diceva i bambini devono fare le bisce e queste sono le bisce. Ah, era il contributo. Era il contributo per fare che doveva lavorare i bambini. Si tira questa sfoglia molto sottile. Noi siamo a Parma, è una ricetta però che nasce un po' sul confine tra Parma e Piacenza e quindi abbiamo questa abitudine di fare la sfoglia molto sottile, perché la sfoglia deve essere l'involucro che però non deve andare a coprire il ripieno, perché il protagonista di questa ricetta è appunto il ripieno. Viene messa questa biscia, viene tagliato, è importantissimo sigillare poi la pasta, una pennellata di albume, si arrotola, si taglia e poi si creano le nostre mezze maniche e voilà. E io li definisco un po' dei cappelletti aperti. Era il modo veloce di fare i cappelletti quando non si aveva tempo. Sì. E poi soprattutto Franci non sembra, ma ascolta. era anche perché è una ricetta appunto nata penso all'inizio del Novecento. Una volta in casa non si aveva la possibilità di fare un brodo molto ricco di carne, perché la carne si poteva mangiare soltanto in pochissime occasioni e il ripieno a contatto diciamo con il brodo dava sapore. Quindi questo cappelletto aperto era nato anche un po' dall'ingegno delle famiglie povere. E non si disfa perché No. essendoci l'uovo, Sì. nel momento in Sì. cui lo butti si cuoce Sì. tutto e si rapprende. Il segreto sarebbe in questo caso farle cuocere immediatamente. Se sono buoni crudi, figuratevi cotti. E qui a Parma può anche capitarvi di bere il lambrusco in scodella. Allora, sono andato come al solito a rompere le balle in cucina. Eccoci. Ciao. Ragazzi. Salutate! Se dici così sembra che non salutano mai nessuno. No. Tanto richiesto questo piatto tra quelli Sì. che avete in carta. Ed è richiesto anche in estate, anche se è brodo caldo. Wow. E voilà!
Stupendo. Quindi qui la domanda trabocchetto è: serve il parmigiano sopra? Per i veri parmigiano lovers Ci può stare. ci può stare, però come consigliamo sempre, prima si assaggiano senza. Ma io volevo vedere se la sapevi. Ogni tanto lo metto, però mia mamma non deve sapere. Ragazzi, sono super felice. Ovviamente, come sempre, noi questo piatto lo avevamo già mangiato perché non è la prima volta che veniamo qua. È un piatto incredibile ed è un piatto che secondo me non trovate in molti altri posti. Tradotto, lo mangiate qua. Non è solo un piatto buono, ma è un piatto proprio che sa di storia e che racconta la storia e la tradizione di questo posto. Oltre a essere un piatto che valorizza tantissimo il parmigiano, tant'è che potreste addirittura non metterlo se non fosse... No. Se non fosse che non potete fare a meno di svrangare sopra qualsiasi cosa. Franci, tu hai il tuo piatto, io il mio. A sto giro non lo dobbiamo dividere, fortunatamente. Posso svrangare quanto mi pare piace. Nelle altre città di solito arriva il cameriere col parmigiano che te lo gratta lui e poi se ne va via. Il problema dei ristoranti qui a Parma e in zona è che ti fanno l'errore clamoroso con quelli come me, ingenui, ti lasciano tutto il cestello di parmigiano. Mai farlo con uno come me. Io tendo poi a mettere la pasta direttamente qua dentro. È buonissimo, è super comfort, le paste ripiene in brodo sono tra le cose mie preferite, questo piatto qua è assolutamente spaziale. Poi ti sa proprio di nonna di Parma, non so come dirti. Tanto semplice quanto geniale. Ve li faccio vedere da vicino, ragazzi, per farvi notare, se non ve ne eravate accorti, che sono a tutti gli effetti aperti, perché essendo una striscia che viene tagliata c'è una parte di ripieno che va direttamente a contatto con il brodo. Un giorno verremo qui solo a raccontarvi i vari piatti che si possono mangiare, ma piccolo spoiler, la tavolozza, ragazzi. Potete ordinare una tavolozza dove ci sono 12 assaggini di dolci, tutti buonissimi. 8:01 p.m. Siamo nel frattempo tornati a Milano. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, fare like, abbondare sempre col parmigiano e ci vediamo al prossimo video.